Buongiorno e bentrovati sul mio canale. Oggi un video per ringraziare tutti voi. 500 iscritti sul mio canale. Per me un piccolo grande traguardo raggiunto. Ringrazio veramente di cuore tutti voi per il supporto e l'affetto che mi dimostrate. E per ricambiare ho preparato per voi un nuovo progetto. Si tratta di un bracciale. Vi presento il bracciale 500. Guardate che meraviglia! È facile per realizzarlo. Andremo a realizzare un modulino che si ripeterà più volte. Io ne ho realizzati 6 perché ho inserito anche un pezzetto di catena, ma siete liberi di realizzarne anche di più. Con lo stesso modulino, tra l'altro, vi propongo altre creazioni. Ve le mostro. Allora, gli orecchini 500, guardate che carini, sono piccoli, leggeri, un solo modulino che io ho montato a rombo, ma si possono tranquillamente montare nel verso quadrato. Poi ecco il ciondolo 500. Guardate che spettacolo. Allora, qui ho realizzato 4 modulini cuciti a quadrato. Ci sono dei passaggi in più. C'è l'incastonatura dello chaton centrale e dei passaggi sul retro per rafforzare e rendere più rigido il ciondolo. Anche in questo caso io l'ho montato nel verso a rombo, ma anche qui possiamo dargli una forma quadrata. Bellissimo. Poi se siete interessati posso fare anche un piccolo video tutorial dove mostro gli ulteriori passaggi. Eccolo. Poi abbiamo un anello, guardate che delizioso, un modulino completato con una fascetta, ecco qua. E per finire il poliedro 500. Sono 6 modulini cuciti tra di loro dando una forma di cubo. Può essere tranquillamente un ciondolo inserendo una catena. Io ho preferito creare uno charm da borsa. Meraviglioso. Praticamente con questo tutorial potete realizzare una parure completa. Io ho giocato con i colori, ma ovviamente per fare un completo segue la stessa linea di colori. Spero vi piaccia, vi lascio all'elenco dei materiali per realizzare il bracciale e poi al tutorial. Il materiale necessario per la realizzazione del nostro bracciale è il seguente. Ci serviranno degli chaton da 8 mm, delle mini gem duo, delle super duo, delle perle da 3 mm, bicono della preziosa da 3 mm, Rocale Miyuki 15.0 e 11.0. Della 11.0 io uso 2 colorazioni, veramente pochi pezzi della seconda colorazione, giusto per dare un gioco di colore in alcuni punti, e ovviamente una chiusura e degli anellini. Come filo uso il Fairline 012 e Ago Pony 11. Procediamo ora al tutorial. La prima cosa che dobbiamo fare sarà quella di inserire sul nostro ago questa sequenza: un bicono da 3 mm, una Rocale 15.0, una Rocale 11.0, una Rocale 15.0, alternando questa sequenza per 4 volte. Dopodiché porto tutto alla fine del filo, chiudo a cerchio e fermo con un paio di nodini. Ho tagliato il filo in eccesso e mi sono portata avanti per nascondere il nodino. Mi porto ad uscire da una Rocale 11.0 ed inserisco sul lago
3 rocaille 15 0, una 11 0 e 3 15 0. Mi inserisco nella stessa rocaille ma dal lato opposto, in questo modo. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Ecco come ci troviamo a giro ultimato. Mi porto ad uscire da una rocaille 11 0 ed inserisco sul lago una rocaille 15 0, una 11 0 e una 15 0 e mi inserisco nella rocaille 11 0 dell'archetto successivo. Facciamo questo per tutto il giro. Siamo pronte ora per inserire lo chaton. Lo inseriamo testa in giù e a questo punto possiamo tirare bene il filo. Ora, senza inserire nulla sul lago, ci portiamo ad uscire da una rocaille 11 0 centrale della sequenza che abbiamo inserito precedentemente ed inseriamo 2 15 0 e ci infiliamo nella 11 0 successiva. Ancora altre 2 15 0 e ci inseriamo nella 11 0 successiva. Altre 2 15 0 e ci inseriamo nella 11 0 successiva. Ultima volta, altre 2 15 0 e ci inseriamo nella 11 0 successiva. Ripassiamo più volte in quest'ultimo giro per rafforzare il lavoro. Ecco l'incastonatura terminata. Ora mi porto ad uscire da una rocaille 15 0, questa qui, la seconda dell'archetto, ed inserisco sul lago una mini gemduo e 4 rocaille 15 0. Porto tutto alla fine del filo e rientro nel foro libero della mini gemduo. Ora mi inserisco nella rocaille 15 0 speculare. Ora riscendo giù, ripasso nelle rocaille per poi salire di nuovo nella 15 0, nella seconda 15 0 dell'archetto successivo, questo qui. A questo punto sono pronta per ripetere il passaggio per tutto il giro. Ecco come ci troviamo a giro ultimato. Ci portiamo ad uscire dalla seconda rocaille 15 0 sopra la mini gemduo ed inseriamo una rocaille 11 0 e ci inseriamo nelle successive 2 rocaille 15 0. A questo punto inseriamo una perla da 3 mm, una superduo ed una perla da 3 mm e ci inseriamo nelle prime 2 rocaille 15 0. Dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il giro. Sto per inserire l'ultima sequenza del giro. Ora, senza inserire nulla sul lago, andiamo avanti nella lavorazione fino ad arrivare alla prossima superduo. Ci inseriamo ora nel foro libero superiore della superduo. Giriamo il lavoro perché dobbiamo lavorare nella parte retro della lavorazione. Inseriamo sul lago una 15 0, una 11 e una 15 e ci inseriamo
nella rocaille 11.0, questa qui che sta al di sotto della mini gem duo. Ancora una 15, una 11 ed una 15 e ci inseriamo nel foro superiore della super duo. Tiriamo bene il filo. Ripetiamo questi passaggi per tutto il giro. Sto per inserire l'ultima sequenza del giro. Adesso ritorniamo su salendo dalla super duo. Ecco qua. Rigiriamo il lavoro e senza inserire nulla sul lago ci portiamo ad uscire dalla 11.0 di punta. A questo punto inseriamo un bicono da 3 mm, una 11.0, una 15.0 e ci inseriamo nella parte retrostante in questa 11.0, questa qui. Adesso inseriamo 2 rocaille 11.0 e ci inseriamo nella rocaille 11.0, questa qui. Ecco qua, in questa. Tiriamo bene il filo. Ora inseriamo una 15.0, una 11.0 e un bicono da 3 mm e ritorniamo su nella rocaille 11.0 sopra la mini gem duo. Ecco qua. Ora andiamo avanti nella lavorazione fino ad uscire dalla prossima rocaille 11.0 e ripetere gli stessi passaggi. Ripetiamo quindi questi passaggi sulle altre punte. Ecco il modulino terminato. Adesso non ci rimane altro che realizzare gli altri modulini. Ci vediamo fra poco per la cucitura del bracciale. Ho realizzato gli altri modulini e li ho cuciti tra di loro. Ora vediamo come collegare l'ultimo modulino. Ci portiamo ad uscire da una perla da 3 mm, quella successiva alla super duo. Inseriamo sul lago una 15.0, una perla da 3 e una 15.0 e ci inseriamo nella perla da 3 mm solo nella perla, così. Tiriamo, ecco qua. A questo punto inseriamo sul lago 3 11.0 della seconda colorazione e ci inseriamo, saltiamo la super duo e ci inseriamo nella perla da 3 mm. Adesso ancora una 15.0, una perla da 3 ed una 15.0 e ci inseriamo nella perla da 3 mm solo nella perla. Ecco qua.
Ora inseriamo sul lago una 11,0 e ci inseriamo nella punta, questa qui, nella 11,0 di punta. Ancora una 11,0 e adesso ci inseriamo nella perla da 3 mm. Tiriamo bene e adesso non ci resta che ripassare tante volte per rafforzare la cucitura. Essere passata più volte all'interno della lavorazione per rafforzare il lavoro, mi sono portata ad uscire dalla perla da 3 mm per creare il cappietto, questo che ho realizzato anche al primo modulino. Quindi inseriamo ora sul lago 2 rocaille 11,0, una perla da 3 mm, 3 rocaille 11,0, una perla da 3 mm e altri 2 rocaille 11,0 e ci inseriamo nella perla da 3 mm. Usciamo anche dalla Superduo. A questo punto inseriamo sul lago 3 15,0 e ci inseriamo nella perla da 3 mm, questa qui, sul cappietto, nella perla e anche nelle successive perline. Ripassiamo ancora nella perla e nella Superduo. Ecco qua, dobbiamo fare adesso la stessa cosa, quindi inserire altre 3 15,0 ed inserirci nella perla da 3 mm che sta sul cappietto e nelle successive perline. Ecco qua, il cappietto è terminato. Adesso ripassiamo più volte all'interno della lavorazione per rafforzarlo. Ecco qui, ho chiuso il lavoro, ho messo un po' di catena e inserito la chiusura e il bracciale 500 è terminato. A me piace tantissimo, guardate che spettacolo. Spero di vederne tanti realizzati. Come avete visto è molto semplice da realizzare e secondo il mio parere riuscite ad ottenere un bracciale di grande effetto. Condividete il video e mettete mi piace se vi è piaciuto il progetto. Spero vi piaccia questo mio regalo. Vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!